Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, ho visto girare una cosa nuova, c'è una novità per quanto riguarda l'assegno di inclusione ADI. Quindi parliamo di questa novità importantissima. Perché? Perché è stato introdotto un cambiamento fondamentale. Quindi il diritto a ricevere questo sostegno economico adesso è strettamente collegato alla frequenza scolastica dei giovani che sono presenti in famiglia. Ebbene sì, avete capito bene, se ci sono dei figli o delle figlie che sono in età scolare, devono praticamente andare a scuola. Diciamo che non è una grossissima novità, perché c'era l'obbligo di frequenza scolastica, insomma, era già scritto nel testo della legge comunque. Comunque, adesso diventa un requisito praticamente indispensabile. Questo significa che il beneficio economico verrà riconosciuto solo se tutti i ragazzi e le ragazze in età di obbligo scolastico stanno effettivamente frequentando le lezioni. Non è solo più un aiuto economico, ma a questo punto diventa proprio uno strumento per spingere i nostri giovani a studiare e a crescere. Quindi praticamente hanno messo l'istruzione al centro di tutto. Lo sapete, l'assegno di inclusione è partito a gennaio del 2024 ed è considerato una misura chiave contro la povertà. È pensato per le famiglie con persone di giovane età, individui con disabilità, chi ha più di 60 anni o chi si trova in condizioni di svantaggio. E proprio per questa sua importanza sarà controllato attentamente. Quindi la domanda è: come funzionano i controlli? Come verificare la frequenza scolastica? In pratica ci pensano gli operatori sociali che seguono praticamente il patto per l'inclusione sociale. Possono accedere ovviamente ai dati direttamente dalla piattaforma GEPI, quindi si collegano a GEPI, entrano lì dentro e permette praticamente ai comuni di vedere se i ragazzi in età scolastica vanno a scuola in pratica. Questi dati da dove arrivano? Arrivano dal Ministero dell'Istruzione, grazie all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione e alla piattaforma digitale nazionale dati, quindi è tutto incrociato, non siamo tutti controllati. E se il sistema non trova conferme nella frequenza, quindi sulla frequenza, i genitori avranno praticamente 10 giorni circa per presentare i documenti che attestano l'iscrizione e la regolare presenza a scuola, diciamo dai 7 ai 10 giorni. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione alle scadenze. E a questo punto sorge spontanea un'altra domanda: cosa succede se un giovane praticamente non frequenta la scuola? Scatta una sorta di alert, di avviso, quindi i genitori dovranno firmare un patto, un foglio, un patto, in cui si impegnano formalmente a far riprendere la frequenza al soggetto in età scolare. Attenzione però, se entro 7 giorni dalla firma di questo patto la frequenza non riparte, cosa succede? Che l'assegno di inclusione verrà sospeso nel mese successivo. Verrà poi ovviamente riattivato solo quando il ragazzo o la ragazza torneranno a scuola regolarmente. C'è una cosa grave però da fare attenzione, la cosa più grave è che se non si adempie a questo obbligo senza un buon motivo si perde l'assegno. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione: pagamenti INPS in arrivo. Ecco le date, quindi prendete carta e penna, come sempre, scrivetevi le date che adesso vi comunico,
Se non avete carta e penna, prendete il calendario in cucina e segnatevi le scadenze in calendario. Perché? Perché questa settimana l'INPS ha in programma diverse erogazioni importanti per i cittadini, anche se le date precise comunque verranno comunicate ufficialmente a breve, e poi lo sapete, appena ci sono delle novità vi faccio sapere immediatamente tutto quanto con un nuovo video. Possiamo comunque già dire qualche anticipazione basata sulle informazioni che abbiamo già disponibili. Quindi disoccupazione agricola, pagamento imminente. Partiamo con la disoccupazione agricola perché il pagamento è previsto per lunedì. Questa indennità, lo sapete, è destinata a tutti quei lavoratori agricoli che purtroppo si trovano senza impiego. Per riceverlo bisogna essere iscritti a determinati elenchi, aver versato almeno 102 contributi giornalieri nel settore agricolo e avere 2 anni di anzianità contributiva. L'importo ovviamente può variare in base al tipo di contratto e ai giorni indennizzabili. Fate solo attenzione al fatto che l'INPS sta ancora aggiornando tutte le sue belle procedure di pagamento, quindi è sempre buona idea controllare lo stato di accredito e la data di valuta direttamente sul proprio fascicolo previdenziale del cittadino. Poi, supporto formazione lavoro, SFL, 500 euro in arrivo. Passiamo ora a SFL, una misura da 500 euro mensili uguale per tutti in pratica. Questo sostegno economico è pensato per i disoccupati che partecipano attivamente a percorsi di formazione o iniziative di politica attiva, e l'accredito di questa prestazione è previsto per mercoledì. Questo è con qualche giorno di ritardo rispetto, diciamo, allo solito pagamento di metà mese. Ricordate, come vi ho detto prima, che per le date effettive possono comunque variare e quindi anche qui tenere sotto controllo il fascicolo previdenziale. Poi, assegno unico. Parliamo di assegno unico, un diritto per tutti i cittadini che hanno figli a carico fino a 21 anni o con disabilità. L'INPS aveva comunicato a inizio anno che i pagamenti sarebbero partiti dal 20 di ogni mese per chi ha prestazioni già attive e senza variazioni. Per qualche settimana comunque le disposizioni di pagamento verranno pubblicate, le specifiche delle disposizioni di pagamento comunque verranno pubblicate a breve, e l'INPS potrebbe anche decidere di anticipare i pagamenti di 1 o 2 giorni rispetto al solito. Anche qua, sapete, vi comunico immediatamente quando ci sono delle novità. Poi, comunque, dalla prossima settimana toccherà a tutti quelli che hanno avuto delle variazioni nell'importo, perché a metà mese, diciamo così, metà mese per chi non ha avuto variazione, fine mese invece per chi ha avuto variazioni. INPS si prende 2 settimane, 10-15 giorni di tempo per fare le ultime verifiche e poi provvedere ai pagamenti, diciamo, per tutti quelli che hanno avuto delle variazioni, quindi diciamo si mette in moto un meccanismo ben diverso. Anche qua tenete d'occhio il vostro fascicolo previdenziale per non perdervi nessuna data di pagamento, e comunque se vi iscrivete al canale sarete avvisati immediatamente. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità, e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!